Ciao amici e bentornati su Survival Hacking, è arrivato il momento. Oggi vedremo molto curioso, molto simpatico, lo potrete trovare in tante salse, fatto con le parole e ho visto che ha dei costi anche notevoli. Ci sono stati anche dei progetti, potreste modificarvi le lettere come meglio volete voi. È un altro orologio. Ebbene, caro Davide, ho in serbo una piccola sorpresa per il tuo progetto. Benvenuti cari amici su Retrofixer. Oggi andremo ad hackerare un piccolo progettino di Davide Gatti e lo faremo diventare un piccolo cabinato arcade. Questo video è in collaborazione con PCBWay, il partner ideale per noi tuttofare. Se andate sul loro sito troverete la possibilità di realizzare stampe 3D o anche PCB flessibili o lavorazioni con CNC. Normalmente la produzione avviene in 24-48 ore e ci sono diverse opzioni per la spedizione. Come vi dicevo all'inizio, voglio fare un piccolo gioco e poi vi spiegherò anche quale, sfruttando questo pannello, il classico NeoPixel 16x16, con cui Davide ha realizzato l'orologio, ma io invece voglio fare una cosa un po' diversa. Eccola qua, questa è la mia griglia che ho realizzato. In poche parole qui abbiamo tenuto la base, solo che al posto di essere nero con le scritte, qui abbiamo proprio un pixel tutto colorato di bianco, in modo che la luce dei nostri LED si rifletta e illumini proprio il quadratino, un po' come faceva qui con le lettere. Voglio provare a realizzare un gioco arcade, probabilmente il primo gioco arcade a cui abbia mai giocato. Mi ricordo ancora molto bene la scena di questo gioco, ero in un parco zoo, in realtà questa era la biglietteria del parco, dove all'interno c'era un negozio di souvenir, un bar e c'erano anche dei giochi. E questo, visto l'età che avevo, è stato il primo gioco a cui abbia mai giocato. Non mi ricordo di preciso l'età che avevo, comunque erano verso gli anni 80 e questo infatti è un gioco del 1977. Il gioco si chiama Depth Charge ed è una nave che lancia delle bombe o a destra o a sinistra e deve colpire dei sottomarini che passano sotto per totalizzare più punti. Mi ricordo anche che c'ero rimasto molto male perché non è un gioco di abilità, nel senso che se siamo bravi non ci facciamo colpire andiamo avanti. Questo è un gioco a tempo, quindi dopo 90 secondi il gioco finisce, a meno che non abbiamo totalizzato un tot di punteggio. A quel punto il gioco si estende per altri 45 secondi, però alla fine il gioco terminerà sia che siamo stati bravi oppure no. Utilizzerò MicroPython perché il cuore di questo progetto non è il classico Arduino, ma questa volta utilizzerò un Raspberry 2040. Ho deciso di utilizzare questo hardware per due motivi principali. Uno, perché Arduino è proprio al limite, quindi rischiamo poi con le variabili e tutto di mandarlo in crash, soprattutto dopo un tot che il gioco sta girando. E sicuramente questo problema non l'abbiamo con il Raspberry, che ha una potenza molto maggiore e anche molta più memoria disponibile. Per il costo comunque siamo lì, perché anche il Raspberry non costa molto di più. Se troviamo poi i cloni cinesi sarà un paio di euro in più del classico Arduino Nano, e la differenza sostanziale è che questo utilizzerà le porte a 3,3 volt, ma per noi questo non è importante, visto che utilizzeremo una matrice LED che anzi il segnale è a 3,3 e come input solo dei semplici pulsanti che metteranno a ground le linee del nostro Raspberry, che verranno tenute alte tramite una resistenza di pull up interna. Quindi ora andiamo subito a vedere questo progetto, vediamo come costruirlo e vediamo poi come modificare questo case per poterlo poi rendere un piccolo tabletop. Ecco qua tutto il nostro progetto che ho realizzato su questa breadboard. Avevo inizialmente utilizzato le resistenze di pull up che ora non ci serviranno, visto che vengono comunque tenute a livello alto dal nostro Raspberry, quindi queste non servono più. Le connessioni, come vediamo, non sono molte. Abbiamo 4 pulsanti qui sulla scheda, più un quinto pulsante che qui non ho installato, ho utilizzato un filo che servirà per lo start del gioco, un piccolo buzzer per sentire poi anche qualche rumore, e qui abbiamo poi la connessione con il nostro display. In realtà qui poi c'è ancora la resistenza limitatrice che non serve utilizzando il nostro Raspberry, perché inizialmente avevo fatto una prova anche con Arduino. Per alimentare il pannello possiamo o utilizzare un semplice cavo, segnali più la nostra alimentazione. In realtà questo pannello viene fornito con
2 cavi entra e esci per l'alimentazione e per i dati, più un cavo solo alimentazione. Io ho utilizzato questo cavo mettendo qui un barrel in modo che questo lo alimenterò a 5 volt. Questo cavo invece lo userò solo per dargli il segnale dati. Qui vediamo l'alimentazione collegata anche sulla breadboard, ma in realtà la linea 5 volt non è utilizzata. Ho solo connesso il GND per mettere in comune sia l'alimentazione del nostro Raspberry con i 5 volt con il negativo dei 5 volt che abbiamo sul pannello. Queste sono le semplici connessioni del nostro Raspberry. Abbiamo, oltre qui, adesso è stato alimentato con la porta USB, abbiamo il pin numero 2 che è l'uscita che andrà al nostro display, poi tutti gli ingressi dei pulsanti che sono ottenuti con una resistenza di pull up interna al nostro Raspberry sono dal pin 16 in su. E qui infatti abbiamo sinistra e destra per spostare la nave sul pin 16-17, poi più avanti abbiamo 18 e 19 che ci serviranno per lanciare le bombe o a sinistra o a destra, e sul 20 abbiamo il pulsante di start. Per ultimo abbiamo il pin 21 che è il nostro buzzer che ci serve per fare dei suoni mentre giochiamo. Allora, adesso alimentiamolo così vi faccio vedere un attimino come funziona. Ok, l'ho messo subito al contrario. Il progetto, come abbiamo visto, non è ancora completo, lo terminerò man mano che vado avanti anche con la costruzione del case e tutto il resto. Qui all'inizio abbiamo visto la scritta press start e poi basta. In realtà questa è una scritta che dovrebbe continuare a girare in esecuzione. Vedrò adesso se fare qualcosa, se aggiungere qualche grafica, il nome del gioco, non lo so, adesso ci penserò e vedrò. Comunque questa scritta dovrebbe continuare di continuo fino a che poi non premiamo il nostro tasto start, perché altrimenti se una volta che ha girato la scritta magari non l'abbiamo letto, non l'abbiamo visto, questo sembrerà spento e non sapremo nemmeno cosa fare. Ok, iniziamo con lo start. Questa è la nostra nave, qui ho disegnato una piccola linea come se fosse l'acqua, il suono si sente già qualcosa, possiamo muoverci e tirare le bombe o a sinistra o a destra. Ho messo un limite, 3 bombe alla volta, anche perché questo pannello non è molto grande e per renderlo un pochino più difficile ne ho fatte lanciare al massimo 3 alla volta. Quando colpiamo un sottomarino, vediamo un po' cosa fa. Questo lampeggia e poi sparisce. Tutti i sottomarini distrutti completeranno questa riga qua in basso, ci terrà traccia, diciamo, di tutti quelli che abbiamo distrutto. Quando questa riga è completa, per non andare oltre, la sovrascriverò con un altro colore. Adesso vi faccio vedere anche quello che succede se mi colpiscono. Poi dovrò anche aumentare un pochino la difficoltà perché così è abbastanza facile. Vedete qua, lampeggia, la nave comunque è indistruttibile come nel gioco, non abbiamo vite, nel senso che quando veniamo colpiti dimezziamo il punteggio che abbiamo realizzato. Ed eccoci qua, alla fine. La schermata finale, per ora anche questa è da fare. Abbiamo fatto 227 punti e poi ricomincia con il press start. Ora ve lo faccio vedere con il pannellino sopra. Come si vedrà è tutta un'altra cosa, perché prima vedevamo proprio il puntino, mentre invece adesso il nostro LED illuminerà proprio tutto il pixel quadrato, quindi vedremo proprio questi quadratini illuminarsi. Ora vi faccio vedere anche la scritta iniziale, press start, come molto più leggibile. Dà anche meno fastidio poi a vederla con quei LED bianchi illuminati. Iniziamo di nuovo ed ecco qua. I sottomarini li avrei voluti fare lunghi 3 pixel, però poi sarebbe stato anche troppo semplice da colpirli, visto che comunque i pixel in gioco sono pochi. Ok, abbiamo riempito la nostra barra e come si vede
Ora ricominciamo con un altro colore. Ed ecco qua, il nostro gioco è finito. Abbiamo fatto 3663 punti. Ok, ora che abbiamo visto come funziona, c'è ancora qualcosina da sistemare, però l'idea è, diciamo, di base è questa. Ora prendiamo questa base che è realizzata per l'orologio da tavolo, magari poi la metterò una versione modificata per poter mettere i Raspberry direttamente qua dentro invece dell'RTC e il posto per il nano, ma il resto rimane tutto uguale. Il pannello andrà qua davanti e qua sotto metteremo questa piccola base. Ho realizzato una piccola stampa bicolore in modo da avere già una piccola serigrafia. Qui c'è un foro per far passare i cavi. Volendo, allora in questo caso si andrà ad incollare così, è già della stessa misura, così non abbiamo problemi di incollarlo storto. Se no possiamo anche usare un paio di viti per poterlo poi fissare senza doverlo incollare. Questo è a nostra discrezione. Sotto ho lasciato tutto aperto, poi si può anche chiudere. Qua dietro invece ho fatto un piccolo buco per inserire il barrel in versione da pannello e poter alimentare a 5 volt sia il Raspberry che il nostro pannellino. Qua sopra metteremo i nostri pulsanti. Io ne ho diversi di questo tipo, abbastanza grandini, si trovano tranquillamente anche su Amazon o su AliExpress. E poi questo piccolino, eccolo qua, il nostro start. Io in questo caso, visto che non ho voglia di stamparne un'altra, ho questa che mi avanzava, altrimenti dovrei stampare tutto questo popò di plastica per magari fare la versione che ha già il foro qui e poco più. Quindi adatterò questa qua. Farò un piccolo foro qua in modo da poter poi far passare i cavi e io credo di incollarlo, visto che secondo me potrebbe essere anche una bella soluzione avere tutto già pronto così. Andiamo quindi a posizionare il nostro pannello in modo da già chiudere una parte e poi cominciare a fare tutti i fili che ci servono. Ecco qua, questo è il suo verso. Abbiamo i connettori che saranno su questo lato. E ora possiamo già chiuderlo, tanto questo poi rimarrà a pressione e non ci darà più fastidio. Ora andiamo a prendere la nostra base e a mettere i pulsanti, i connettori che ci occorrono. Ok, io userò i tasti colorati, giusto per avere un pochino di colore anche sul case. Metteremo le bombe con i tasti blu e lo spostamento con quelli bianchi. Ok, i pulsanti ci sono. Ora non rimane che fare le connessioni. Qui semplicemente un contatto andrà al GND, possiamo anche collegare questo già con tutta la serie dei GND e uno degli altri invece andrà nei rispettivi pin. Ok, ora andiamo ad incollare tutto e poi passiamo i cavi. Adesso che abbiamo incollato il pezzo andiamo a mettere anche il barrel. Per sicurezza misuriamo qual è il positivo e qual è il negativo, così proprio da non sbagliarci, anche se comunque il positivo, da quello che si vede, deve essere questo, perché è quello con il pin centrale, e il negativo credo che sia o questo o quello là di fianco. Esatto, quindi è quello giù in fondo. Il negativo è questo qua e il positivo è questo qua. Per alimentare il nostro pannello prendiamo un cavo leggermente più grande come sezione, perché se no rischiamo di fare una caduta di tensione più alta.
e quindi accendere anche di meno i LED. I nostri pulsanti invece li collegheremo direttamente qui al negativo, tanto poi questi andranno sempre tutti in comune. Mettiamo anche una termorestringente, così proprio da non avere nessun problema anche se si dovessero staccare i cavi. Ok, questo dovrà arrivare sia al nostro pannello che poi anche al Raspberry che metteremo da qualche parte qui. Io lo faccio arrivare per adesso qui al pannellino e poi userò magari un altro GND da qualche altra parte per il Raspberry. Diciamo che l'alimentazione più o meno l'abbiamo portata al nostro pannellino, ora non rimane altro che portare questi contatti direttamente qua sopra dove ci sarà il nostro Raspberry, anche se il Raspberry lo possiamo mettere anche qua sotto. Allora, iniziamo con il pin numero 2 e questo è il nostro segnale del pannellino. Poi il positivo lo prendiamo qui dove abbiamo V in, questo lo possiamo alimentare a 5 volt. Ora mancano solo i tasti. Ecco così, vedete meglio perché sennò non si è visto nulla. Il buzzer l'ho collegato direttamente qua sui pin 21 e GND, gli altri pulsanti invece sono tutti qua in fila. Alimentazione e poi qui abbiamo il segnale per il nostro pannello. In teoria è tutto pronto. Questo poi lo fisseremo con un po' di colla, vediamo un attimino. Comunque la posizione più o meno dovrebbe essere questa. Ora alimentando a 5 volt dobbiamo avere il nostro Raspberry alimentato e anche il nostro pannello. Accendiamo ed eccolo qua che parte. Spegniamo un attimino la luce, press start, premiamo start e voilà. Bene ragazzi, diciamo che come inizio non c'è niente male. Ora vediamo un attimino di sistemare anche il gioco in una maniera un pochino più carina e poi ci vediamo per il finale con tutto il progetto completo. Poi vediamo anche di mettere un pannellino qua dietro perché attualmente quello che c'è ha i fori per Arduino e per i pulsanti per l'orologio, mentre invece io ora stamperò un pannello tutto chiuso. Ed eccoci arrivati al gioco originale. Questo è l'arcade come era a suo tempo. Abbiamo la nave e i sottomarini che passano sotto. Ogni sottomarino ha un punteggio, ovviamente più sono difficili da colpire più il punteggio sarà alto e noi dobbiamo con questa nave colpirli con queste bombe. Ne abbiamo 6 per contemporaneamente che possiamo lanciare, poi dobbiamo aspettare che le bombe esplodano in profondità e verranno ricaricate qua su in alto. Il gioco, come detto, è un gioco a tempo, quindi possiamo essere bravissimi oppure non colpire neanche una e il gioco terminerà dopo 90 secondi, a meno che non abbiamo raggiunto un tot di punteggio e abbiamo quindi un'estensione di 45 secondi. Lo vogliamo provare? Eccolo qua, 90 secondi. Qui lanciamo le nostre bombe. Come detto non abbiamo limiti se non aspettare poi che esplodano in profondità. Ora le ho finite.
Anche i sottomarini lanceranno queste piccole mine che poi esploderanno in superficie. Se veniamo colpiti non succede nulla, non perdiamo una vita, ma perderemo la metà del punteggio che stiamo realizzando. Ho rimasto 9 secondi. Da me per indicare il tempo ho usato la linea dell'acqua che da blu diventa rossa quando siamo sotto i 10 secondi. Overtime, abbiamo fatto più di 500 punti e possiamo, spostiamoci qua, possiamo giocare per altri 45 secondi. Da me questa modalità, per vedere che siamo in estensione del tempo, la riga sotto diventerà gialla e sappiamo che quindi abbiamo del tempo aggiuntivo. Poi arrivati sempre a 10 secondi alla fine ridiventerà rossa e questa volta il tempo finirà. Facciamoci colpire, come vedete il punteggio scala. Il codice del gioco è cambiato molto rispetto alla versione che abbiamo visto, perché all'inizio pensavo di fare un gioco arcade solo con questo depth charge, poi alla fine invece sono venute fuori altre idee e quindi man mano si sono aggiunti altri giochi. Ora è diventato, mi sembra, un multigioco da 7 o 8, nel senso che sì, 8 giochi, l'ottavo ce l'ho in mente, ma ancora non l'ho realizzato. Poi vediamo, se il video non va troppo lungo, vediamo anche come realizzarlo, anche aiutandoci poi con l'intelligenza artificiale che farà gran parte del lavoro e poi noi inseriremo la grafica e faremo le nostre correzioni, lo personalizzeremo come più ci piace. Colleghiamo il nostro Raspberry. Ho utilizzato Tony per programmare il Raspberry e ora lo colleghiamo, schiacciamo questo stop, lui resetterà il nostro device e qua sotto dove c'è scritto RP2040 vediamo già tutti i programmi che sono stati inseriti, quindi noi non dovremmo fare altro che prendere i nostri programmi, cliccare con il tasto destro e dirgli di fare un upload e questa barra sta per la root del device, quindi facendo così lui lo andrà a sovrascrivere se c'è oppure lo scriverà se non esiste. Ora non lo sovrascrivo visto che comunque è lo stesso, ma è inutile che lo rimetto dentro. L'importante è mettere tutti questi giochi con lo stesso nome, perché se no quando il launcher andrà a aprire il file non lo troverà. L'unica cosa di diverso, che poi magari nel pacchetto inserirò con il nome corretto, ora qui l'ho chiamato launcher, che sta qua sotto, eccolo qua, questo in realtà si deve chiamare main, perché il software del Raspberry andrà come prima cosa a cercare questo programma, altrimenti non lancerà nulla in automatico. Se noi invece facciamo il run, utilizzeremo il programma che abbiamo già aperto e lo manderemo in esecuzione temporaneamente sul Raspberry, ma quando questo verrà resettato poi il programma sarà cancellato e si riprenderà poi con la funzionalità normale. Quindi per programmarlo è molto semplice, basta inserire questi file qua dentro, caricarli sul nostro Raspberry, questo deve essere main, quindi non ci sarà il launcher, si chiamerà main e tutto qua. Poi una volta dato il run possiamo anche scollegare il nostro Raspberry e vediamo come funziona. Ora per provarlo rimettiamo in run il nostro Pico che attualmente è in fase di stop. Eccoci, questa è la schermata iniziale, il logo Retrofixer e poi come vediamo i giochi sono sotto forma di icone, non c'è testo, non c'è nulla. Per muoverci e vedere poi l'elenco dobbiamo usare questi tasti, diciamo quelli per lo spostamento utilizzati normalmente e qui ci sono tutti i giochi che ho realizzato. Questo è Invaders, un Breakout, qui un gioco di macchine, un Pac-Man, un Pong, non può mancare, e un gioco questo particolare, poi lo vediamo, dello sceriffo, è un gioco quasi a mosse, poi vediamo come è fatto. Questo Depth Charge, che è il programma iniziale con cui era nato tutto il progetto, e poi niente, siamo sempre qui e ricominciamo. Per selezionare poi il gioco basterà premere il tasto Start e il gioco partirà. Se poi volessimo ritornare alla schermata iniziale o resettiamo, quindi scolleghiamo e ricolleghiamo il nostro mini arcade,
Oppure ho fatto una combinazione che prima di iniziare il gioco, se teniamo premuti questi due tasti che normalmente erano usati per le bombe e insieme facciamo lo start, ritornerà al menu iniziale. Ora iniziamo a vedere i giochi che ci sono uno alla volta, così vediamo anche un attimo come funzionano. Quindi se ci piace questo gioco schiacciamo start e lui lo caricherà. Questo l'ho chiamato Subant, c'è il logo perché in realtà questo doveva essere il gioco principale, doveva esserci solo quello, quindi questo gioco era fatto che faceva la schermata, c'era una piccola demo che faceva vedere un attimo come si muovevano le cose, poi ritornava in automatico se non premevamo nulla sulla schermata iniziale, fino a che non premevamo un tasto. Quindi questo era nato con questo gioco solo, poi dopo le cose si sono evolute e alla fine è diventato un cabinato multigioco. Comunque, iniziamo, noi siamo sempre questa barca qua sopra, possiamo tirare, eccole qua, le nostre bombe a sinistra o a destra, ne possiamo lanciare 3, non 6 come il gioco originale, ma qui purtroppo abbiamo pochi pixel a disposizione. È stata cambiata anche un po' la logica, quando la bomba va sopra fa una specie di effetto come se l'acqua andasse fuori, esplodesse, invece di fare proprio il proiettile che va fino in cima con lo stesso colore. E più o meno il gioco è rimasto come l'originale. Sotto qui abbiamo la barra che ci segnalerà quanti sub abbiamo distrutti, sottomarini. Se ci colpisce la nave affonda e poi ricompare. Ogni volta che ci colpiscono dimezziamo il punteggio. Non ci sono vite, ma solo un gioco a tempo. E il tempo è indicato da, diciamo, questa linea dell'acqua, perché poi quando mancheranno 10 secondi diventerà rossa. Nel gioco mi sembra che quando il gioco viene esteso, che diventerà gialla, che abbiamo 45 secondi in più, mi sembra che poi quando mancano 10 secondi non diventa rossa di nuovo, dovrò solo modificare il programma per fare in modo che quando diventa, diciamo, quando siamo sotto i 10 secondi diventa rossa anche quando il tempo è stato esteso. E questa è la schermata finale, ci dirà il punteggio. Abbiamo fatto 592 punti, proprio scarsissimi. Il punteggio non è come l'arcade, sono un po' maggiorati qui i punti, però quando siamo sui, se non ricordo male, intorno ai 3000 o qualcosa del genere, ci sarà l'estensione del tempo. Se volessimo ritornare al menu principale, come dicevo, o nella demo o qui, quando ci sarà chiesto di premere un tasto, teniamo premuti i pulsanti delle bombe e premiamo lo start. Lui farà un reset e ricaricherà il primo programma, che è proprio il launcher. Andiamo a vedere adesso questo piccolo mini Invaders chiamato Space. Questo non ha la demo, quindi rimarrà sempre fisso qua. Premendo il nostro start inizieremo ed eccolo qua. Sopra abbiamo le vite, questi sono i rifugi, diciamo la protezione, che lo scudo che possiamo utilizzare per nasconderci. Li possiamo colpire anche noi, quindi spariranno. Se ci colpiscono, ecco, perdiamo una vita, 2 vite. I proiettili sono molto veloci, quindi la difficoltà è data da questo più che dal gioco stesso, perché si muovono abbastanza piano. Poi ci darà il punteggio finale. All'inizio dobbiamo subito andare a distruggere almeno una fila, perché purtroppo lo spazio è poco e quindi verranno giù molto velocemente. E poi andiamo avanti con il livello successivo. Più ne distruggiamo e più andranno veloci. Ed ecco qua, semplice gioco però carino, anche da vedere con questo schermo, con questi pixel. Torniamo alla nostra home e andiamo a vedere un altro gioco. Tutta la grafica qui l'ho disegnata con un piccolo programma Ace Sprite che è molto carino e proprio, diciamo che è adatto proprio per queste cose, perché ragiona proprio con i pixel e anche con questi schermi così piccoli da 16x16 non abbiamo problemi con altri programmi che ti possono fare l'anti-aliasing o altre cose. Diciamo che è molto specifico questo proprio per la grafica pixel art.
Poi il nostro breakout, qua chiamato block, diamo start ed eccolo qua. Sotto abbiamo le vite segnate con il rosso, quando perdiamo la pallina, eccola qua, ce ne scalerà una. Man mano che andiamo avanti con il gioco la pallina diventerà sempre più veloce. Anche in questo gioco abbiamo l'angolazione, quindi se la prendiamo al centro la palla rimbalzerà abbastanza dritta, se invece la prendiamo con il pixel a sinistra o a destra gli daremo comunque un'inclinazione. L'unica cosa che non ho messo, che potrebbe essere interessante, è che per far partire la pallina dovevamo premere start, mentre qua invece la pallina quando moriamo parte subito. Ora comincia ad andare abbastanza veloce e non lo prendiamo più. No, dobbiamo cambiare giro. Eccolo. E niente, il gioco poi ricomincia, velocità più bassa e man mano andrà sempre più veloce. Alla fine il punteggio e ricominciamo da capo. Andiamo avanti e vediamo un altro gioco. Questo, gioco di macchine, questo è molto semplice, ecco qua, race. Noi siamo questa macchinina, dobbiamo andare lungo la strada che comincerà a fare delle curve. Quando farà delle curve la macchinina si sposterà poi verso l'esterno della curva, quindi dobbiamo un po' contrastare in base anche alla velocità e soprattutto non dobbiamo uscire di pista e fare attenzione, ogni tanto ci sono dei pixel che sarebbero degli oggetti. Se sono blu è tipo una macchia d'acqua, olio eccetera eccetera, quindi ci farà scivolare un po' la macchina, mentre invece se è bianco è tipo una pietra, quindi ci schianteremo proprio con la macchina. Questo poi vediamo se fare anche una grafica diversa da poter mettere sopra ogni gioco o comunque anche un adesivo, vediamo, perché i comandi cambiano da gioco a gioco. Questa volta abbiamo sì la direzione sempre sinistra e destra, ma possiamo accelerare con il primo tasto e frenare con il secondo. Qua sopra abbiamo l'indicazione della velocità e questo è il numero di vite. Ecco qua i sassi e l'acqua. Se prendo l'acqua cominciamo un po' a scivolare e poi ritorna normale. Se lascio rallenta piano piano, se freno rallenta più veloce. La strada è totalmente random, quindi non ce ne sarà mai una uguale all'altra. Potrebbe rimanere parecchio fermo con diciamo questa struttura, oppure magari cambiare molto più rapidamente. Se tocchiamo il bordo non succede nulla, basta che non andiamo sul verde. Ecco qui qualche piccola difficoltà, e questo abbiamo già una bella strettoia. Qui dobbiamo fare attenzione. Ecco, ho sbattuto di qua. Poi ovviamente anche con la velocità bassa ci sposterà a volte la macchinina, quindi dobbiamo stare attenti anche a questo. Giochetto carino, semplice, ma così per passare il tempo. Andiamo a vederne un altro. Pac-Man. Questo, essendo purtroppo uno schermo molto piccolo, l'ho dovuto proprio rimpicciolire tantissimo. Chiamato Pixman, anche qui il testo non ci stava, quindi l'ho dovuto un po' fare alla meglio. Iniziamo. Non si vede molto bene, ma questi puntini grigi sono quelli puntini che dobbiamo prendere, e con i tasti abbiamo sinistra e destra che sono i soliti, e la bomba qua a sinistra va in alto mentre quella a destra va in basso, quindi è un po' difficile. Qui ci vorrebbe il joystick. Se prendiamo poi le pillole possiamo diciamo mangiare i nostri fantasmini. L'altro non era diventato blu perché stava dentro la casetta, quindi dobbiamo aspettare che escono fuori. Questo già mi ha preso. Ci sono questi labirinti fatti un pochino così per rendere più difficile il gioco, perché altrimenti sarebbe stato troppo semplice. Adesso provo a mangiare, eccolo qua. Se mangio il fantasma diventa
bianco, un azzurrino chiaro diciamo, e torna diciamo alla base una volta mangiato. Eccolo, questo c'è un piccolo baco perché il fantasma è andato oltre il bordo. Come nel gioco, prima che i fantasmi riprendano il loro colore cominciano a lampeggiare, e ciò ci fa capire che è meglio che ci allontaniamo. Se andiamo oltre il bordo ricominceremo da quest'altra parte, mentre invece i fantasmi non ci vanno. Ecco, mi hanno catturato. E livello completato. Comunque è un gioco semplice e più dinamico rispetto agli altri, perché ovviamente qua i fantasmi possono girare un po' dove gli pare, cambiare direzione, quindi è sempre diverso. Abbiamo 3 livelli, poi dopo ricomincerà dal primo, quindi ho disegnato 3 schermate, ma se ne possono aggiungere anche altre, semplicemente mettendo un piccolo testo in una variabile che simulerà poi il nostro labirinto e le posizioni dei fantasmi e delle pillole che vogliamo prendere. Pong, questo è un Pong che si gioca in 2, non possiamo giocare da soli perché l'ho fatto apposta, visto che tutti i giochi sono singoli, almeno questo lo lasciamo in 2. Eccolo qua, Pong. Uno controlla con i tasti la parte sotto e uno controlla la racchetta sopra. Il blu è quello là, e sotto potevo farlo bianco, ma magari sarebbe un po' più confuso con la pallina, quindi diciamo che il player 1 è diventato verde. E per iniziare dobbiamo lanciare con lo start, tranne la prima volta appena iniziato, anche questa è una cosa che si può sistemare, la pallina viene subito lanciata dal giocatore 1, poi una volta che la pallina si perde va al giocatore che l'ha persa e la lancia con il tasto start. Si finisce quando si arriva a 5, ora ho segnato io ed è un punto blu, mentre il verde è a 2, quindi se adesso arrivo a 5, perfetto, e qui ci dirà giocatore 1 ha vinto. E ricominceremo, torniamo indietro, vediamo per adesso l'ultimo, poi ce n'era un altro in cantiere, ma come detto non lo so se lo metterò adesso oppure ci farò un video apposito. Questo è un programmino diciamo inventato, molto simpatico, un gioco dello sceriffo che deve colpire i soliti banditi o indiani e non colpire invece altri oggetti come per esempio le donne o le bombe, scappare eccetera eccetera. Quindi il gioco funziona che con questi tasti possiamo fare delle mosse predefinite, per esempio il primo tasto fa scappare il nostro personaggio, quindi questo qua sarebbe per scappare, questo a destra per avvicinarsi, mentre invece il primo, che sarebbero state le bombe, il primo è per sparare. Quindi in base al personaggio che ci verrà proposto noi possiamo fare determinate azioni. Per esempio il bandito, se non spara noi non dobbiamo sparare, altrimenti moriremo. Se però noi fuggiamo quando c'è il bandito, anche se non sta sparando, lui ci sparerà. Stessa cosa per l'indiano, funziona più o meno alla stessa maniera, solo cambia il personaggio. Se estrae la pistola o l'arco nel caso dell'indiano, allora a quel punto dobbiamo sparare. Se invece compare una donna, noi possiamo o scappare o andare incontro, quindi ci darà un punteggio e non dovremo ovviamente sparare. Se compare invece la bomba, lì possiamo solo che scappare, perché se spariamo esplode, se ci avviciniamo esplode, quindi lì dobbiamo scappare e basta. Se compare il cactus invece lì possiamo sparare se vogliamo vedere l'animazione che lo distruggiamo, non ci possiamo andare addosso perché altrimenti ci piccheremo, possiamo scappare, quello sì. Poi abbiamo un'altra animazione che è il cavallo, anche il cavallo non dobbiamo sparargli però, quindi il cavallo non va sparato, non possiamo andargli incontro perché altrimenti ci darà una zoccolata in faccia, ma possiamo comunque o stare fermi o comunque fuggire. L'ultimo personaggio è il maniscalco che non fa nulla, quindi non dobbiamo sparargli, possiamo andargli incontro, anzi dobbiamo andargli incontro quando ci darà il ferro di cavallo, quindi lui farà una specie di mossa con un ferro di cavallo sulle mani, noi se gli andiamo incontro guadagneremo un punto. Se stiamo fermi o fuggiamo non succede nulla, se invece gli spariamo come al solito moriamo. Iniziamo. Eccolo qua, sheriff, un pochino fatto alla meglio visto che i pixel erano pochi. Iniziamo, noi siamo lui e come detto possiamo, ecco, bomba, scappiamo, il primo a sinistra, il cactus possiamo sparargli per distruggerlo, poi abbiamo il cactus, se gli andiamo addosso
animazione, tutto punto. Ok, andiamo avanti, vediamo altre cose. Per esempio questo è un indiano, ecco, e dobbiamo sparare quando lui ci spara. Bomba, dobbiamo solo che scappare. Questo è il maniscalco, possiamo andargli vicino, ma adesso non ho fatto in tempo e ho preso il cavallo, quindi mi sono preso una zoccolata sulla faccia, perché è un gioco ovviamente a tempo. Quindi questa è la donna, anzi la sposa, quindi possiamo andargli incontro e guadagnare un punto. Il cactus possiamo sparare oppure fuggire. Altra donna. Ora faccio vedere che scappo, non succede nulla, anche la donna se scappo non succede nulla. Se non faccio nulla cambia, questo è il maniscalco. Posso andargli incontro, non farà nessuna animazione ma ci darà comunque un punto. Il cavallo, adesso facciamo che sparo. Se sparo a un personaggio che non devo colpire, verrà trasformato in fantasma e ci ucciderà. Manca l'esplosione, quindi vediamo la bomba, se gli andiamo incontro o se gli spariamo. Eccola qua, gli andiamo incontro, esploso. Il bandito, se lo colpiamo prima che ci spara, farà l'animazione con il fantasma. Se invece, vediamo un po', non ho fatto sparare al bandito, adesso facciamo anche quell'animazione lì. Poi più andiamo avanti e più sarà veloce anche poi lo scambio, diciamo il minor tempo per poter reagire. E questa era l'animazione finale, quella se ci colpiscono a noi. Vi faccio vedere un attimo la struttura del programma. Per esempio prendiamo questo dello sceriffo, questo è sempre MicroPython, vediamo un attimino come è fatto il codice, ricorda molto anche Arduino con il suo IDE, abbiamo tutta la definizione, l'import qua delle librerie che ci occorrono, le nostre variabili per settare e cambiare facilmente le impostazioni magari del gioco o alcuni parametri, come per esempio qua i tasti, qui abbiamo mappato il 16, 17, 18, 19, 20, 21, così facilmente li potremo ricordare e cambiare se dobbiamo riconfigurare l'hardware. Alcune variabili del gioco come il tempo di reazione, la difficoltà e poi, come detto, man mano che si va avanti col gioco diventeranno sempre più veloci. E poi qui abbiamo l'inizializzazione dell'oggetto, per esempio qui ha il tasto Run che è stato mappato poi fisicamente con il pin della Raspberry nominato Run Button Pin, che è ovviamente il numero 16, che questo è un ingresso e ha una resistenza di pull up, così non abbiamo bisogno di metterla noi perché verrà comunque tenuto a livello alto quando non è premuto. Poi quando noi lo premiamo fisicamente lui darà un GND e porterà a livello 0 questo nostro pin. Sotto abbiamo una setup della matrice perché questa matrice va da destra a sinistra sulla prima riga, poi al contrario da sinistra a destra sulla seconda, quindi con questo escamotage vediamo quali sono le righe pari, quelle dispari e da lì ci regoliamo per gestirlo da un verso o dall'altro, altrimenti rischieremo magari di mettere i pixel invertiti su alcune righe. Qui abbiamo anche delle funzioni già definite che farà lo sparo, il game over, tutte esplosioni, diciamo tutti i suoni diversi per ogni azione che vogliamo far compiere. Qua sotto poi abbiamo già dei colori preimpostati in modo che se sono troppo chiari, troppo scuri o li vogliamo cambiare, possiamo semplicemente cambiare il valore RGB che sono in queste variabili. I font questi serviranno per disegnare sullo schermo molto piccolino i caratteri numerici per fare il punteggio. Questa invece è un'altra cosa che ho trovato molto utile, sempre colore però su una variabile molto piccola chiamata diciamo una lettera solo, in modo che posso disegnarmi il personaggio quasi visivamente perché poi si riesce a intravedere tra lo 0 che sarebbe comunque non è lo 0 e lo O ma sarebbe il pixel spento e poi i colori. Qua abbiamo il marrone che sarebbe il cappello, poi questo è il viso, color pelle, quindi P, white per il bianco e poi qui abbiamo pelle e G per green, questa sarebbe la parte del braccio con la maglietta e poi qua sotto invece abbiamo con la B, qui è un altro colore che sarebbe il blu ciano che sarebbero i pantaloni e alla fine abbiamo gli stivali con il marrone. Il pixel dello sceriffo è disegnato 4x16, così abbiamo poi tutto il resto che possiamo colorare noi come ci pare in base a quello che vogliamo far apparire.
poi stessa animazione mentre spara, e qui poi abbiamo tutti gli altri personaggi come il bandito che non fa nulla, il bandito che spara, la bomba, la donna, eccetera eccetera, tutti i personaggi che abbiamo visto poi in pratica sul nostro gioco. Finite tutte le variabili abbiamo il vero e proprio programma con le funzioni qua per disegnare poi quello che ci siamo detti sopra, tutte quelle variabili che abbiamo visto, le animazioni, come mostrare il punteggio, e poi abbiamo lo start screen che sarebbe poi quando lui chiede di premere il tasto, sarebbe il logo iniziale. Se premiamo poi qui la combinazione che ho definito con tasto, diciamo il Fire 1 e Fire 2, insieme al nostro start button, farà un bel reset del nostro Raspberry e torneremo al programma principale. Qui abbiamo le animazioni quando ci colpiranno o sbaglieremo la nostra azione, in caso di esplosione faremo questo, in caso dovessimo mostrare il teschio faremo quest'altra, oppure il fantasma, il ferro di cavalla, le spine, eccetera, 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 eccetera. E qui la logica poi del gioco che verrà eseguita in loop. Qui abbiamo la lista dei nostri caratteri che possono apparire nello schermo e tutte poi le definizioni quando disegniamo il personaggio, diciamo anche in quale punto deve partire, diciamo, l'offset del pixel, da dove disegnarlo, quanto deve essere lungo, quanto deve essere alto, eccetera, eccetera. Questi sono, diciamo, solo parametri poi per disegnare i pixel fisicamente sullo schermo. Poi qui abbiamo la logica che conterà quanto tempo sta passando per capire se abbiamo fatto qualcosa oppure è scaduto il tempo e lui farà qualcosa. In base poi anche al tipo di personaggio che abbiamo determinate cose da fare. Qui per esempio abbiamo questi personaggi, bandito e nativo americano, che poi sarebbe l'indiano, che possono fare più cose, nel senso che possono apparire e non fare nulla, oppure possono apparire e poi spararci. Quindi qui abbiamo un numero random che verrà generato. In base a quello sceglieremo, diciamo, il computer sceglierà se mostrare poi l'animazione che ci spara e noi dovremo intervenire oppure non fare nulla. E poi di seguito le azioni che possiamo fare, come per esempio se dobbiamo sparare, eccola qua, se lo facciamo e abbiamo successo, oppure se non lo facciamo e invece non abbiamo successo, quindi ci ucciderà, e altre cose come per esempio se spariamo alla bomba, allora esploderà e quindi saremo subito morti, se spariamo alla donna o il cavallo o il maniscalco farà questa animazione e perderemo la nostra vita, se spariamo al cactus invece non succederà nulla, faremo l'animazione per far vedere che distruggiamo il cactus, ma non ci darà neanche un punto, è solo un'animazione commesso così, giusto per passare un po' di tempo, per renderlo un pochino diverso. Stessa cosa poi per l'azione se dobbiamo scappare, se invece vogliamo andargli incontro, possiamo andare incontro alla donna e guadagnare un punto, mentre invece su altre cose non dobbiamo farlo. Quindi diciamo il gioco, la logica è tutta qua, quello che possiamo fare, quello che non possiamo fare, e se scappiamo o se finisce, diciamo, il tempo e lui magari o cambia personaggio oppure se ci sparano e ovviamente non abbiamo reagito, a quel punto siamo morti. Bene, siamo arrivati alle conclusioni, abbiamo visto come realizzare questo progetto partendo dall'orologio che ha fatto Davide Gatti, l'ora quadra, un progetto molto bello. L'idea mi è nata anche perché avevo fatto più stampe di questo progetto e ne avevo una che mi avanzava e non sapevo poi cosa farci, visto che già avevo realizzato l'orologio. E a questo punto mi è venuto in mente, ma perché non farci magari un gioco, visto che abbiamo questo schermo 16 pixel che possiamo gestire anche con i colori e accenderli quelli che vogliamo, possiamo magari fare un piccolo gioco. Poi da lì mi è venuta l'idea di realizzare proprio il primo gioco a cui avessi giocato al tempo. Poi come abbiamo visto i giochi sono stati aggiunti, anche perché qui di spazio ne abbiamo veramente tanto, il Raspberry ci dà tante soddisfazioni e come abbiamo visto possiamo caricare anche diversi file, lanciarli uno alla volta a seconda di quello che vogliamo far comparire, visualizzare sul nostro schermo. Diciamo che è stata una cosa anche interessante per me implementare un po' questo progetto sul Raspberry, perché è un hardware che non uso tantissimo, ma vedo che sta prendendo molto piede e capisco anche perché. Se poi vi piace questo gioco, ho realizzato anche una versione web che trovate sul sito retrofixer/arcade. Lì ovviamente la grafica è più simile all'originale, ho disegnato la barca come era in origine sullo sprite dell'epoca, i sottomarini più o meno siamo lì. La funzionalità è un pochino diversa perché lì ho voluto fare una mia versione, quindi abbiamo le vite, non è un gioco a tempo,
Diventerà sempre più difficile man mano che andiamo avanti, dobbiamo distruggere una decina di sottomarini per poter passare di livello, ogni livello che passiamo ci ridarà un tot, mi sembra che ho messo 15 bombe da poter lanciare, perché se le finiamo poi la nave rallenterà, andrà molto più piano e dobbiamo aspettare circa 5-6 secondi per poter recuperare una bomba e poter poi colpirne un altro. Quindi diciamo ci sono delle difficoltà aggiunte che nel gioco originale non c'erano, e dal terzo livello le cose si complicano perché ovviamente più andiamo avanti più sparano anche i sottomarini, ma dal terzo livello in su lanceranno anche delle mine galleggianti che rimarranno in superficie per 3-4 secondi e dobbiamo stare attenti a non colpirle, quindi limiterà anche lo spostamento della nave, quindi sarà più facile che venga colpita da altri sottomarini che passano. Il gioco che trovate sul sito è stato realizzato con l'intelligenza artificiale e anche questo è stato un bel approccio perché ha fatto un bel lavoro, poi dopo è stato rifinito nelle funzionalità e secondo me comunque è venuto un bel lavoro e c'è stato perso veramente pochissimo tempo. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, è una cosa un po' diversa dal solito, abbiamo realizzato un vecchio gioco arcade con nuova tecnologia. Quindi come al solito vi ricordo sempre, se tutto questo vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, a noi fa molto piacere, a voi non costa nulla e ci darete un supporto per continuare con il nostro canale. Se poi vi interessa, come detto, possiamo realizzare un piccolo add-on, come creare un nuovo gioco, inserirlo su questa base arcade e magari facciamolo con l'intelligenza artificiale, così vediamo quale usare, vediamo anche come scrive il codice, se funziona, se c'è bisogno di fare qualche piccolo ritocco, qualche modifica o chiedere ulteriori prompt per poter poi migliorare le cose. Quindi se sono cose che vi possono interessare scrivetelo qua sotto nei commenti e poi vediamo di poter accontentarvi. Vi ringrazio per aver visto questo video, ringrazio anche tantissimo i nostri cari Patreon che ci danno sempre un supporto per andare avanti in questa avventura. Io vi do appuntamento al prossimo video e ci vediamo presto. Ciao Fixer!